frattempo ci rivediamo, che era un po' di tempo che non facevo video, e se li facevo non ci stavo con la capoccia, vi sbagliavo, come avete visto nel precedente video. Oggi è il 13 settembre 2025, è sabato, ci sono 24 gradi, così vi dico anche la temperatura. Ci troviamo in una città nota per le sue acque, ci troviamo a Nepi, famosa per l'acqua e per tante cose, quali ci sono le cascate, ci sono dei resti romani, c'è un castello che stiamo andando a vedere, stiamo andando al centro e quindi dopo tanto tempo torniamo a fare un video. Seguiteci. E questa è l'entrata, già promette bene. Ponte in legno. Spettacolo. Complimenti. Questa è Porta Borgiana e solo questo ci fa capire che questo castello apparteneva ai Borgia. Guardate qua, è cascatella. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Queste pietre, guardate qua sotto, qui dentro. Oh, signori miei, e chi se l'aspettava di trovarci? Che cos'è, Antonella, questa? Ok. Ma che bella! Welcome to Nepi. Porta Nica o di Cavaterra era una porta minore d'ingresso della città. Questa era un'altra porta dove si accedeva. Ma che bella, ragazzi! Che bella! Antonella, c'è quella fontanella, l'hai provata a bere a quella fontanella? Magari è potabile.
catacombe. Aspetta, andiamo a vedere qua. Queste penso che erano le scuderie. Da come sono messe? Qua vediamo pure la fonte. Che bello! Signori, è una bella sorpresa. Non immaginavamo che era così caruccia. E Antonella? Bella. Siamo a un'ora da Aprilia e ci troviamo in questo spettacolo. Qui c'è tutto un camminamento nei pressi delle cascate. Eccolo giù Antonella, ciao Antonella, ciao Antonella, e facciamoci questa scalinata in discesa. Ci sono delle nicchie, chissà cosa servivano. Certo il terreno è un po' impervio, bisogna prestare attenzione. Si vedono le cascate da lì? Ed ecco qui le cascate che si vedono di Cavaterra. E poi credo che qui una volta, come diceva Antonella, si scendeva. Credo di sì. Mi dà la sensazione, sbaglierò, tipo fosse un mulino questo. Poi sbaglio, Non lo so, però struttura. quelle finestre in legno così sicuramente sono quantomeno ispirate all'epoca medievale. Non so se sono medievali proprio quelle lì, perché è passato un po' di tempo, non penso che il legno possa durare tutto questo tempo, però qualcosa collegato all'acqua c'è. No, perché comunque non può essere un mulino perché ci deve stare l'acqua. Esatto, non sarà un mulino, sarà un deposito, una cantina, non lo so. Qui c'è anche un'iscrizione che non so se riesco a farvela vedere, è in lingua latina e dice comes hieronym moronus mollendini caufandemensis edificatari curari mensec ottobre 1588 pro quo episcopo nepesino, quindi di Nepi, debentur singulis annis rubra decemocto. Signori, scusate il mio latino, non so cosa c'è scritto, ma questa iscrizione qua su qualcosa vorrà dire. E continuiamo questa scoperta di Nepi. Qui c'è tipo un altro cunicolo che è chiuso. Qui si passa sotto questa arcata, si entra un po' basso. Qui c'è una fontanella che penso quella che ho ripreso prima. Siamo sul ponte. E ristiamo sul ponte.
Questo è il giardino della Rocca, dove c'è questa fontana del 1559. Quello che vediamo sono ciò che rimane della Rocca dei Borgia, non proprio ben tenuto al massimo. Vediamo se riusciamo a salirci su. Che c'è, Antonio? Ti spiega. Dentro c'è la visita guidata per vedere il sotterraneo e tutto, ma abbiamo lui, quindi non si può. Noi abbiamo il nostro pelosetto E quindi non si può. e oggi non si può entrare. La Rocca dei Borgia è questa qui. Ricorda molto il Sangallo di Anzio, però, non insiste. Il Sangallo di Anzio, che è un castello, Forte Sangallo. Basso. Cosa è fatto nello stesso periodo? Vedi? Andiamo un attimino qui, se si possono fare delle riprese qui interne. Ah, poi per dentro di questo. Rocca dei Borgia, visita guidate. Forse la visita guidata dentro. No, dentro. No, con lui non c'era entrata. Io sono andato a piedino. Questa è proprio antica, Eh sì. Mazza. Così romani. Piazza del Duomo.
Cioè questo Duomo qui dietro, come vedete dalle immagini, è spettacolare. Questo paese rimango veramente stupito. Bello, bello, bello. Questa è la chiesa di San Michele Arcangelo. Antonella dà da bere al nostro pelosetto. Io cammino per le strade, ma queste sono carrabili. E questo è il comune. Che spettacolo. Se proprio vogliamo trovare un neo a questo posto, è che il centro storico è aperto, quindi bisogna stare attenti quando si fanno le riprese, perché sennò si viene investiti. E da qui ha inizio un sentiero naturalistico che si conclude in un bel vedere, che non so quanto è lungo. E quindi Antonella è andata dall'altra parte e io la raggiungo. Ecco, Antonella ha trovato casa, va pazza per questa abitazione. Qui è la via Tor dei Lordi, penso che sarà dei Lordi. È quello, sì. Praticamente dall'altra parte dove stavamo sul comune sono arrivato in un posto che indicava l'inizio di questo sentiero naturalistico, che risbuca qui. No, il numero era quello. Una continua scoperta questo NP. Sono due sentieri, però uno va verso il lo sai che mi ricorda? Cosa ti ricorda, Antonella? Il film di Troisi, non ci resta che piangere, la casa di lei e lui che cammina proprio per te qua. Quella Sai? sono fatti negli studios. Nepi devo dire che è trafficata, le macchine ci sono, si fanno sentire e quindi bisogna stare attenti perché qui ti rischiano di essere investiti. Allora, vi ho appena ripreso di là un cestino per la raccolta delle deiezioni dei nostri amici pelosetti, che è una cosa bellissima, stupenda, che io condivido appieno. Addirittura non l'ho ripreso, ma c'era un messaggio messo da un privato dove rammentava che il comune obbliga tutti a raccogliere le deiezioni solide e andare in giro con una bottiglietta d'acqua per pulire. D'accordissimo, io addirittura metterei una sanzione oltre a quella che c'è, molto più elevata. Questa però è una mia cosa. L'unica cosa che ha questo bellissimo paese un difetto, cari amici di Nepi dalle buonissime acque, mettete più cestini per la raccolta dei rifiuti, delle deiezioni, perché io uno non ho trovato, non si può vedere. Cioè, signori miei, aiutateci anche voi.
Allora signori, abbiamo appena finito di mangiare un pranzo veloce, ci siamo mangiati dei panini e ci siamo spostati. Adesso ci troviamo ai sentieri del parco del Valle della Treglia. Qui c'è un'area picnic che è questa, libera, dove abbiamo mangiato dei panini molto molto buoni. E adesso andiamo a vedere che cosa, Antonella? Quindi andremo a vedere le cascate di Monte Gelato. Già c'eravamo stati qualche tempo fa. Con chi ci siamo stati? Da soli. E dopodiché vediamo il da farsi. È tutto un addivenire. Allora signori, cambio di programma. Non andiamo più alle cascate di Monte Gelato perché stiamo programmando forse di tornarci insieme a tutta la banda in un giro un po' più fatto bene, turistico, di Nepi, che ci porterà a visitare il castello del Borgia Dentro, delle catacombe e anche altri siti archeologici, perché abbiamo trovato una guida che si è resa molto disponibile, quindi ci torneremo. E praticamente siamo spostati a Calcata, che è vicino alle cascate di Monte Gelato e a Nepi, e adesso visiteremo questo paese. Voi lo sapete che noi siamo, diciamo, cambiamo idea molto facilmente, va bene? Antonella, gli vuole far notare una cosa. Sommessamente cosa stai dicendo, Antonella? Dopo è tutta salita. Praticamente la macchina è alla fine di questa salita, ma noi stiamo ancora scendendo. Però siamo arrivati, dai, qui dovrebbe starci la svolta che ci porta al paese. Sì. E questa qui è anche una scoperta, una casa molto particolare, che a me sembra una chiesa però, eh. Ecco, via della Lira, la salita ci porta la macchina e qui inizia Calcata paese, dove il centro storico si scende. Vogliamo passare da sopra e scendiamo? Facciamo al contrario, perché si scenderà per forza, sarà tutte collegate questo paesino, perché il centro storico indica qui sotto, ma Fai una inversione a 1. penso che sia qui. Questa strada che ho proposto io è chiusa, monto nella memina. Vabbè, il centro storico di qua. Andiamo per il centro storico di Calcata, che poi eccola lì Calcata, eh? Quindi si scende? Ah. Dopo vengo, eh? Poi vengo io a prendere la macchina. Praticamente stiamo scendendo da una montagna che abbiamo appena pranzato, quindi che dire, ci saranno 27-28 gradi, quasi 29, se non di più. La vedo tosta. Antonella sta realizzando che continuiamo a scendere e io ho fatto sommessamente notare che volevo andare alle cascate, quindi lei che ha proposto questo itinerario alternativo. Qui dovrebbe spianare, spero. Oh, siamo arrivati all'entrata? Oh, perfetto. Calcata. Qui c'è il ristorante da Dolfino e Sola Peppa. Ci sono anche delle bancarelle.
Eccole qui le bancarelle. Museo della civiltà contadina. E poi c'è un animale che lì è stato, diciamo, un po' interpretato, però nello stemma di prima generazione c'è il cinghiale con in bocca un serpente. Ah, che fresco qui. Abbiamo fatto 3 metri in salita, già abbiamo fiatone, dopo poi torniamo su. Sempre così. Sì, è uguale. Oh, che bello. Ma la parte di trasferire. Cosa c'è, Antonella? 500 teiere in esposizione. La sala del tè, con 101 tipi di tè. Anche qui un paese medievale. Ripa di Marigeau.
serve l'aiuto della camera volante. Allora, abbiamo anche visitato Calcata, amore. E adesso, dopo un caffettino e un gelato, ci attende la salita del parcheggio. Bel paese. Allora signori, eccoci qua, siamo riusciti a tornare alla macchina. Una bella salita, pensavamo peggio, invece ce l'abbiamo fatta e quindi concludiamo qui questa gitarella. Adesso facciamo uscire l'aria calda e quindi che dire, se vi è piaciuto come al solito mettete un like e cliccate sulla campanella. Lo facciamo il commento sul paese, Antonella? Allora, il paese è bello, Molto bello. però è molto, cioè non c'è in posto tutti i ristoranti, i banchetti e quant'altro, giusto? Sì. E poi secondo noi si ispira a una certa filosofia di vita, giusto? Molto new age. Molto new age, Bello. che molto può piacere o non può piacere, non è piaciuto, Molto però vabbè. Detto ciò, al prossimo video, buon fine settimana, ciao!